Il tempo può cambiare l'aspetto del mondo in maniera sorprendente. È difficile pensare che questa barriera corallina un giorno diventerà una catena di imponenti montagne. Ma a volte questo pianeta è sconvolto da cataclismi eccezionali. Immense forze telluriche e geologiche hanno sollevato e trasformato questo fondo marino nel corso dei secoli sino a formare le Alpi Apuane, cime di quasi 2000 metri a pochi chilometri dal mare. Da quando le Apuane sono nate, i loro ripidi fianchi sono stati modellati da gelo, sole e vento. E dall'acqua. Acqua dappertutto, che non ha modo di fermarsi tra pendii così scoscesi e che ha plasmato le rocce in forme improbabili. Le forze geologiche hanno determinato pressioni e temperature tali da mutare la consistenza e l'aspetto degli antichi coralli, nel frattempo stratificatisi. La più famosa di queste metamorfosi è il candido marmo delle Apuane, il più puro e conosciuto nel mondo, usato da Michelangelo per i propri capolavori. Da millenni l'uomo estrae questo minerale per soddisfare il proprio gusto artistico. Ma il prelievo sempre più intenso sta ormai letteralmente smembrando queste montagne uniche, ammantando nelle pendici di polvere simili a neve, anche in piena estate. È sempre l'acqua, ora nella sua forma cristallizzata, a farla da padrona su questi monti. Da diversi anni i lupi hanno ricolonizzato la catena apuana provenendo dai vicini Appennini. Non si sa con precisione quanti ve ne siano oggi. Schivi come sono, è difficile incontrarne. Sanno che l'uomo non è mai stato un amico.
L'acqua, sotto forma di neve, avvolge tutto, anche con il silenzio ovattato che la accompagna. Quando l'acqua diventa ghiaccio, alla sinfonia del silenzio si aggiunge anche quella delle forme. Buona parte dell'acqua che era conservata come ghiaccio, al disgelo filtra attraverso il terreno per scendere nelle viscere della montagna. In milioni di anni ha scavato le grotte più profonde d'Italia e uno dei sistemi carsici più estesi al mondo. È sempre l'acqua, elemento regina delle Apuane, che impone forme e strutture in questi monti. All'esterno, fiori veri sbocciano nell'aria che si fa tiepida all'inizio della primavera. Ma sulle cime la vegetazione fatica ancora. Per poter brucare erba fresca, i mufloni devono arrischiarsi a scendere a valle, talvolta vicino alle case. Le piogge primaverili sciolgono l'ultima neve. In 1000 rivoli l'acqua riempie torrenti e laghetti di montagna. Un ambiente umido ideale per una specie di anfibio che si trova solo nella penisola italiana. La salamandrina dagli occhiali è un essere delicato che può sopravvivere solo dove l'acqua è purissima e in luoghi non disturbati dall'uomo.
Meno delicato, anche d'aspetto, è un altro anfibio, il rospo comune. In primavera i maschi si radunano a decine negli specchi d'acqua per contendersi le poche femmine. Per la natrice i rospi sono prede facili e a portata di mano e frequentano anche lo stesso ambiente. Ma in questa stagione le natrici sono prese dal medesimo istinto riproduttivo dei rospi. Questo maschio non sta cercando prede, ma femmine della sua stessa specie. Ma non è il solo. Le apuane sono un ottimo punto di riposo per molte specie migratorie. In primavera, centinaia di bianconi provenienti dall'Africa fanno una sosta su queste montagne. Ma poi, instancabili viaggiatori ripartono per i luoghi di nidificazione del centro-sud Italia. Altri uccelli considerano le apuane casa e non solo un luogo di passaggio. Il merlo acquaiolo si trova perfettamente a suo agio in questi torrenti incontaminati. Questo uccello si è adattato a una vita da pescatore. Cerca soprattutto larve di insetti acquatici, il suo cibo preferito. Quando ne ha catturate abbastanza, fa ritorno al nido con molta circospezione. Questa coppia lo ha situato in un luogo ben protetto. Ha sfruttato una cavità naturale posta proprio dietro una cascatella del torrente. È primavera inoltrata
e anche i versanti più elevati si riempiono di fiori. Le apuane sono un grande serbatoio di biodiversità botanica. Ci sono piante che si trovano solo qui. Si sono evolute nell'isolamento e nella peculiarità di questi monti. Nei laghetti montani la stagione riproduttiva dei rospi è quasi al termine. Ma è invece già finita quella del loro più temibile predatore, l'anatrice. Per la verità, i rospi non sembrano essere dotati di tecniche antipredatorie sofisticate. I maschi, offuscati dalla frenesia d'amore, scambiano qualsiasi cosa si muova per una femmina da fecondare, ma a volte l'equivoco può essere fatale. Il rospo soffoca rapidamente. La natura carsica delle apuane la rende capace di assumere forme spettacolari.
I letti dei torrenti asciutti sono tormentati dalle marmitte dei giganti, formazioni circolari prodotte dall'azione erosiva di massi trascinati a valle da piene vorticose. Alcune voragini, come l'abisso Revel, precipitano nel buio tra strette pareti verticali per ben 300 metri. Ma tutte le Apuane sono un labirinto di anfratti, pozzi e grotte. Ne sono state contate più di 1000. L'abbondanza di acqua sotterranea e la presenza di rocce friabili hanno creato nel tempo ambienti suggestivi arricchiti da concrezioni calcaree dalle più diverse colorazioni. La natura non si è risparmiata su questa catena di monti. I suoi spettacoli continuano anche in superficie. Ad ogni ora. L'istrice preferisce indubbiamente le ore notturne per le proprie scorribande. È un animale schivo per natura, anche se, a parte l'uomo, le sue armi possono tenere a bada qualunque predatore. Le pareti più scoscese sono le preferite delle taccole per farvi i propri nidi. La rondine montana nidifica nelle stesse fenditure delle rocce apuane. Ma
ma il più emblematico degli uccelli che frequentano queste montagne è il gracchio corallino. Il nome gli viene ovviamente dal colore vivo del becco e delle zampe. I piccoli non sono ancora abili e coraggiosi come gli adulti nel gettarsi da queste pareti a 90 gradi. I primi voli sono semplici balzi tra le più vicine pareti scoscese del nido. Ma arriverà il momento in cui occorrerà gettarsi nel vuoto. I piccoli del merlo acquaiolo sono finalmente usciti dal nido e devono ora imparare ad avere a che fare con l'acqua prima che con l'aria. I pulcini seguono i genitori dalla riva, impazienti di ricevere la loro dose di cibo. Tra un boccone e l'altro i piccoli osservano attentamente ciò che fanno gli adulti, che sono indubbiamente ottimi palombari. Arriva il momento in cui il pulcino deve tuffarsi lui stesso. Il maschio e la femmina fanno a turno per soddisfare tutti i vocianti pulcini. Lentamente i piccoli stanno prendendo dimestichezza con il loro elemento. Inesorabilmente giungerà il tempo in cui dovranno cavarsela da soli. Queste imponenti montagne sembrano invulnerabili, ma non lo sono.
Con il progresso tecnologico, l'estrazione del marmo ha raggiunto livelli non più sostenibili, soprattutto a causa dell'industria del carbonato di calcio, per la quale si stanno distruggendo intere montagne. Ma ci sono persone che farebbero di tutto per salvaguardare l'integrità naturale di questi monti. Nel 1985 è stato istituito il Parco regionale delle Alpi Apuane, che protegge gran parte del territorio della catena. Forse il ritrovamento di un animale ferito e il suo salvataggio non sono importanti come le altre mansioni svolte da questi uomini. È comunque una soddisfazione sapere che questo Barbagianni potrà probabilmente essere salvato dal locale centro recupero rapaci del WWF. Le ripide pendici delle Apuane sembrano fatte apposta per abili volatori. L'aquila reale è la più grande tra questi e quella che incute maggior timore tra gli uccelli di dimensioni minori. Corvi imperiali e gheppi si alleano per cercare di scacciarla dal loro territorio. Questo è periodo di nidificazione per i gheppi e i genitori sono alla continua ricerca di cibo. L'inizio dell'estate vede tutta la comunità floristica delle Apuane al massimo del suo splendore. Basta poca terra tra le rocce delle vette per far sbocciare una gran varietà di fiori.
Ma non tutte le creature sono amanti del sole. Le chiocciole se ne stanno ben chiuse e all'ombra, aspettando momenti migliori. La carogna di un tasso può rappresentare un'attrazione irresistibile per molti animali. I corvi imperiali sono uccelli opportunisti e onnivori. Si può stare certi che dove c'è un animale morto in montagna, essi arrivano invariabilmente. Un codirosso spazzacamino ha atteso che i corvi si allontanassero per approfittare della grande quantità di mosche sul tasso, mostrando grandi doti di rapidità e precisione nel catturarle al volo. Anche le poiane non disdegnano nutrirsi di carne di animali morti. Anche nelle torride giornate estive, l'acqua non abbandona le apuane. Ora le avvolge sotto forma di foschia. Finalmente, per le chiocciole, è arrivato il momento di uscire dal guscio e nutrirsi dei muschi e licheni che sono cresciuti sulle rocce. L'umidità depositata dalla foschia permette alle piante di vivere anche in punti improbabili, dove di suolo ce n'è ben poco. Il centro recupero rapaci del WWF ha fatto un gran lavoro. Il giovane Barbagianni, trovato ferito in primavera, è pronto ad essere rimesso in libertà. Intanto, nella colonia di gracchi corallini, i piccoli sono cresciuti. Sono ormai pronti al grande balzo nel vuoto. Gli adulti cercano di incoraggiarli, mostrandogli come si fa.
Ma ormai è arrivata l'ora e anche i più titubanti riescono a vincere la paura del volo. I piccoli si uniscono finalmente agli adulti nel loro librarsi sopra le apuane. La fine dell'estate segna l'inizio della stagione degli amori per i grandi erbivori di questi monti. I mufloni maschi sono in agitazione e particolarmente attenti. Il maschio dominante di questo gruppo si riposa, non smettendo però di tenere sotto controllo il proprio harem. E con buona ragione. Altri maschi, infatti, sono interessati alle femmine del suo gregge. L'incontro con i maschi usurpatori è inevitabile. In tutta questa confusione la femmina non ne vuole più sapere. Si getta a terra per evitare avance un po' troppo spinte. Solo quando viene avvicinata dal dominante si rialza, ma di certo non per accoppiarsi in questa situazione. Per questa volta il dominante è riuscito a sottrarre la propria femmina all'assalto dei pretendenti. Le prime nevi imbiancano le cime. Il vento spazza via i residui di un'estate ormai alle spalle. L'acqua dei tanti ruscelli comincia a raccogliere foglie
che sono ormai inservibili resti della stagione passata. Ma la calma è solo apparente. Le nuvole si accumulano per preparare le prime tempeste autunnali. E poi le tempeste arrivano. Non c'è da meravigliarsi se in queste montagne, che devono la propria vita all'acqua, la pioggia possa essere un nubifragio quando si decide a cadere. Torrenti giganteschi e impetuosi precipitano verso valle. Molti finiscono invece nel cavernoso sottosuolo delle Apuane. Per riemergerne fragorosamente, dove trovino un qualsiasi sfogo all'aperto più in basso. L'acqua che scorreva nelle viscere delle Apuane si unisce a quella rimasta sulle sue pendici per creare corsi d'acqua veloci e tumultuosi che fanno a gara per andare a gettarsi nel vicino mare. Ma le montagne, nate, nutrite e modellate dall'acqua, rimangono lì, a farsi guardare nella loro imponenza. Non saranno gli elementi naturali a scalfiggerne l'integrità, ancora per molto tempo a venire. L'unico pericolo per le Apuane può venire dalle azioni dell'uomo. Ma c'è la speranza che nessuno sarà così scellerato da poterlo permettere.